Ciao, benvenuto su Non mi dire. Ma lo sai che la tua casella di Gmail può essere personalizzata? Ebbene sì, la tua casella di Gmail può non avere questo colore, diciamo, bianco, grigiastro, sempre uguale a tutti, ma può essere personalizzata secondo quello che vuoi tu. Non ci credi? E allora adesso ti faccio vedere. Allora, come al solito, per prima cosa apri Gmail, proprio come ho fatto io qui, vai in impostazioni, vai in visualizza tutte le impostazioni, temi, imposta tema ed ecco qui. Adesso hai una rosa, una varietà di immagini tra cui puoi scegliere. Queste qui andranno come sfondo, ok? Ma oltre alle immagini ci sono anche dei temi precompilati, preimpostati. Adesso te ne mostro qualcuno. Allora, cominciamo a prendere, adesso qui, dei ninja. Eccolo qui. Vedi? Va a modificarsi sui bordi laterali dei Gmail e i colori interni. Proviamone un altro. Andiamo in imposta tema, prendiamo, non lo so, l'ombrellone, a spiaggia, ed eccolo qua. Un ombrellone come sfondo, i colori chiari su questo lato, e mail tranquillamente leggibili. Torniamo qui. Anche con lo sfondo meno monocolore, viene comunque qualcosa di simpatico. Adesso ti mostro questo qui che più o meno è uno sfondo monocolore, infatti porta il nero. Questo qui addirittura è animato, come puoi vedere qui c'è il cursore che lampeggia, ok? Diciamo colore nero, molto vicino allo sfondo colore nero. L'unica differenza è questo, il cursore che lampeggia qui. Ora vediamo come funziona se invece vogliamo scegliere un'immagine da mettere come sfondo. Allora, selezioniamo questo bruco, non dimenticare di premere salva. Eccola qui. E qui esce l'immagine in sfondo, sotto alle mail. Vediamo come si vede. No, questa qui rimane di colore bianco. Ok? Però, quando tu scegli un'immagine da dover inserire, potresti anche avere la necessità, come sta fatto qui sotto, di scegliere altro. Sarebbe lo sfondo del testo, infatti adesso è diventato nero. Possiamo scegliere la vignettatura, quindi una sorta di, ecco qui, di ombra che si va a chiudere verso il centro. La mettiamo al massimo così te ne rendi conto. Eccola qua, no? Questa vignetta scura qui, che prima era più chiara, il colore nero come ti ho fatto vedere abbiamo scelto, e poi l'ultima funzione, adesso tolgo la vignettatura, tolgo lo scuro, questa qui che sarebbe la sfocatura dell'immagine, la mettiamo al massimo così ci rendiamo conto. Vedi, sotto l'immagine non si vede quasi più, è tutta completamente sfocata. Quindi queste qua sono delle opzioni che tu puoi andare a scegliere praticamente quando quando prendi un'immagine, queste qui predefinite. Ma potresti anche scegliere di poter prendere le foto, magari le foto che sono presenti sul tuo Google Foto. Vedi, qua sono tutte le immagini, diciamo che chiamiamole predefinite. Vedi, te ne offre un bel po'. Ce ne sono davvero tante. Ma sul tuo Google Foto tu hai l'immagine tua, io ho l'immagine mia, questa qui, e la vado a inserire. Se la prende da qui e scelgo poi di fare la stessa cosa che ho fatto prima, no? Lo scuro,
ci metto un po' di sfocatura. Alcune volte è utile anche per vedere meglio le email che ti arrivano, oppure il testo delle opzioni, il testo dei caratteri che viene offerto da Google. Che tipo, ad esempio, questa immagine che io ho preso, che ho fatto un po' di tempo fa personalmente, e non permette di visualizzare tipo, ad esempio, il testo qui, ok? E si vede un po' in sovrapposizione con la parte di sotto. Però si potrebbe anche pensare, adesso ci stavo riflettendo, che potrei anche scegliere di lasciare, diciamo, la sfocatura a nulla, ma metterci il chiaro scuro, quindi fare questa sorta di oscurità sui lati, così, forse anche troppo, così da poter leggere meglio quello che è. Ecco qui. Così già pure è carina come posa, però vedi qui si vede un po' male. Però vabbè, queste sono tutte cose che poi dopo tu potrai fare tranquillamente e potrai gestirle come meglio credi. Come puoi vedere qui, non te l'ho detto finora, c'è l'accesso diretto, senza fare tutti quei passaggi che ti ho fatto vedere prima, dove puoi andare a selezionare direttamente quello che ti serve. Prendiamo questo così, eccolo qui, ok? Questo è tutto. Non ci sono tantissime altre cose da dover dire. Non so se questa era una funzione che conoscevi, però mi fa piacere di avertela spiegata, ne penso nel miglior modo possibile. Se hai bisogno di qualsiasi altra spiegazione, lascia un commento, non ti dimenticare di lasciare un like al video, di condividere il video con le persone che magari hanno questo tipo di esigenza, iscriviti al canale se non l'hai fatto e ci vediamo al prossimo video sul Non mi dire. Per qualsiasi cosa lascia il commento che risponderò a tutti i commenti. Ciao e alla prossima!